Francesco Cavalli Sforza non avrebbe bisogno di presentazioni, comunque sempre meglio. Insegna all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, è un filosofo, però è anche un regista televisivo, è un divulgatore scientifico ed è un autore di molti libri. È già venuto per Logos a Genova altre volte, non in questa sala ma al Museo di Storia Naturale. Oggi affrontiamo il problema del cibo, che nella concezione materialista è un tema molto importante, perché nella concezione materialistica l'uomo è proprio, come sosteneva Marx, che cos'è l'uomo? L'uomo è il rapporto che ha con la natura e il rapporto che ha con gli altri uomini. In genere si semplifica dicendo che per Marx la cosa più importante è l'economia. Non è proprio così. Sono i rapporti che l'uomo ha con gli altri uomini e il rapporto che ha con la natura. E questi rapporti cambiano. E questo è l'elemento fondamentale. Non sono rapporti fissi. E quando cambiano questi rapporti col cibo, col modo con cui ci si procura il cibo, cambia anche l'uomo in un rapporto dialettico. Scrive Marx nelle tesi su Feuerbach: l'essere umano non è qualcosa di astratto che risiede nel singolo individuo, ma è l'insieme dei rapporti che l'uomo ha con la natura e con gli altri uomini. L'uomo non è un atomo che possiede in se stesso tutta la sua pienezza. L'uomo è i suoi rapporti con la natura e con gli altri uomini. Nella concezione idealistica invece no. Ed oggi la concezione idealistica è dominante. Tempo fa il cardinale Ratzinger aveva attaccato il marxismo in modo, diciamo, estremamente approfondito. Cioè aveva detto: l'uomo come uomo resta uguale. L'uomo come uomo resta uguale. E quindi non può esistere una società nuova, progredita e sana. È vero. Però noi pensiamo che non è vero, che l'uomo come uomo resta sempre uguale. L'uomo cambia. La natura umana è qualcosa che cambia nel tempo. Cambiano i rapporti che l'uomo ha con la natura e cambia anche l'etica dell'uomo. Oggi è dominante un'etica basata sull'individualismo. Nel Medioevo c'era un'altra etica basata sulle gerarchie e così via. Quindi c'è un cambiamento dialettico e quindi è molto importante studiare questi rapporti dell'uomo che l'uomo ha con il cibo. Per concludere, un'ultima osservazione: oggi finalmente la specie umana, cioè non a caso la religione cristiana ha come preghiera più importante: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché per secoli il problema è stato questo: avere ogni giorno il pane quotidiano. Oggi lo sviluppo della scienza, lo sviluppo dei rapporti di produzione ci ha portato in una situazione in cui c'è il pane per tutti, anche in abbondanza. Però poi, ed è la prima volta nella storia della nostra specie che si verifica una situazione di questo tipo, però poi c'è 1 miliardo di persone a cui questo pane non arriva. Quando parlo del pane chiaramente parlo in generale anche delle medicine, del cibo, dell'acqua. Perché? Perché ci sono dei rapporti di produzione, però il pane c'è, ci sarebbe, però ci sono dei rapporti di produzione basati sul profitto, basati sulla concorrenza e così via, che non permettono di risolvere questo problema, che secondo me è uno dei problemi più importanti che dovrà affrontare, che deve affrontare la specie umana. Ma ho già parlato fin troppo. Io do senz'altro immediatamente la parola al professore e vi ringrazio per la vostra attenzione. Lo tengo in mano allora. Andiamo a fare così, guardi.
se lo mettiamo prima qua, facendo vediamo un po' meno l'equilibrio. Vediamo se riusciamo. Vabbè no, se non la tengo in mano. La tecnologia va avanti. Manca una semplice chiave inglese. È un po' consumato, bravissimo. Pronto, mi sentite? Comunque va bene anche così. Buonasera a tutti, ringrazio Domenico per questa introduzione molto precisa, perché se non mangiamo non viviamo. Devo subito però smentire il cardinale Ratzinger, perché siamo cambiati così tanto nel corso della nostra storia che bisogna, come dire, studiare, pensare, indagare, informarsi per cercare di farsi un'idea di quanto siamo cambiati. Io vi racconterò di come il cibo ha promosso la nostra evoluzione e qualche volta l'ha ostacolata. È un viaggio nel tempo, in quello che abbiamo mangiato, un viaggio molto lungo, perché di quanto tempo si tratta? Se parliamo dell'uomo moderno, del cosiddetto Homo sapiens, che siamo tutti quanti noi, allora parliamo di 6.000 o di 8.000 generazioni, 150.000, 200.000 anni. Ma se parliamo del genere umano, cioè degli altri tipi umani che ci hanno preceduto, e molti ci hanno anche accompagnato, anche se poi sono scomparsi, allora parliamo di più di 100.000 generazioni, da quando l'uomo è comparso, un tipo che chiamiamo uomo, intorno a, diciamo, fra i 2.800.000 e 2.200.000 anni fa. Diciamo, per stare in mezzo parliamo di 2,5 milioni di anni. Da quando è comparso il genere umano, le condizioni ambientali hanno continuato a mutare, e poiché noi mangiamo ciò che l'ambiente ci offre, ha continuato a cambiare anche il cibo di cui ci siamo nutriti. Ora, mangiare non solo è necessario per mantenersi in vita, ma da quello che mangiamo dipende la nostra salute, e questo è molto importante, perché si può, diciamo, campare, ma campare male, come è il caso oggi di, diciamo, sì, c'è 1 miliardo di persone praticamente destinate a morire per fame, ma ci sono altri 2-3 miliardi di persone che sono sostanzialmente denutriti, non mangiano abbastanza da avere una vita normale, una salute efficiente, a volte nemmeno poter sviluppare un'intelligenza normale, perché dal cibo, da quello che mangiamo, dipende anche la nostra capacità, la nostra lucidità, la nostra capacità mentale, in generale molto della nostra intelligenza. Dal tempo in cui vivevano gli antenati più lontani, l'uomo si è procurato ogni cibo a cui è riuscito ad accedere. Prima si è fabbricato degli strumenti per procurarselo dalla natura, poi ha imparato a produrlo direttamente e via via ha inventato dei modi per migliorare la qualità e la quantità di questo cibo. La dieta umana è cambiata profondamente nel corso del tempo rispetto a quella dei nostri progenitori più lontani, ed è tuttora estremamente variabile nelle diverse regioni del mondo. Ci sono persone che vivono nutrendosi di cibi molto, molto diversi a seconda della loro storia e a seconda soprattutto dell'ambiente in cui vivono. Si mangia e si è mangiato sempre assolutamente di tutto. Vi racconto un piccolo episodio che mi diceva un amico giornalista. Era stato qualche mese fa in Centrafrica quando c'era la guerra civile, e visto che in città giravano troppe pallottole, ha pensato di tornare a visitare la reggia di Bocassà, dove era stato ai tempi in cui Bocassà fu cacciato. Voi ricorderete chi era Bocassà, forse si era proclamato imperatore del Centrafrica, saltò fuori che teneva in freezer i ragazzi delle scuole che si erano rifiutati di comprare le divise prodotte dalla ditta di sua moglie, e li offriva a cena agli ospiti a proposito di cibo. E tornò a visitare questa grande reggia nella giungla e la trovò del tutto abbandonata, ormai sono passati 30 anni o più, invasa più o meno dalla giungla,
ma trovò lì un gruppo, un certo numero di africani, i quali vivevano lì in attesa che qualcuno dei gruppi che si stavano guerreggiando nel paese passasse di lì, li reclutasse, gli fornisse armi, cibo. Erano lì in attesa di un lavoro, praticamente, un lavoro come mercenari al soldo di qualcuno. E mi ha raccontato il mio amico che questi campavano catturando topi, spogliandoli, infilandoli su uno spiedo, si era portato dietro uno di questi stecchi che usavano per arrostirli, e poi li arrostivano sul fuoco e se li mangiavano, ed era la loro unica fonte di cibo. Tanto, ma adesso parlo del Centrafrica, però i topi si sono mangiati anche da noi come in moltissime parti del mondo. Diciamo, quando il cibo manca uno mette le mani assolutamente su tutto ciò che è commestibile. I nostri antenati preumani, voi sapete che oggi è convinzione universale fra gli scienziati che la linea che ha portato all'uomo si sia separata da quella che ha portato agli scimpanzé intorno ai 6 milioni di anni fa. Le due linee hanno avuto vicende diverse. Prima di arrivare all'uomo abbiamo avuto l'Ardipiteco, l'Australopiteco, altri, diciamo, una volta si parlava di anelli mancanti, adesso di questi anelli ce n'è un sacco, diciamo, forse qualcuno mancherà ancora, ma abbiamo un'idea abbastanza chiara di come si è arrivati ai primi uomini e dall'altro canto come si è arrivati invece agli scimpanzé. Ora, prima dell'uomo i nostri antenati si nutrivano certamente come gli scimpanzé di oggi, cioè di frutta e di foglie sostanzialmente, anche di radici, anche di piccoli animaletti, anche di insetti, anche loro un po' di tutto quello che riescono a trovare. E notate che gli scimpanzé oggi impiegano circa il 70% del loro tempo a mangiare, appena il 5% del tempo per procurarsi il cibo, perché mangiando frutta e foglie procurarsi il cibo vuol dire spostarsi da un albero ad un altro albero commestibile. Però le foglie non sono una grande fonte di nutrimento, per cui loro devono praticamente masticare tutto il giorno, in modo non molto diverso da quello che fanno, che so, le mucche, le pecore e le capre, che passano le loro giornate sguardate mucche e quando non stanno dormendo ruminando stanno brucando l'erba. Le mani ci sono sempre servite per mangiare, servivano già agli australopitechi e servono anche agli scimpanzé naturalmente, però già i nostri predecessori australopitechi avevano liberato le mani dalla necessità di camminare. Ora, il modo in cui questo è avvenuto ci indica che in pratica le mani sono state liberate dalla deambulazione giusto per poter cercare del cibo. In che modo? Come è stata ricostruita, diciamo, nella visione che abbiamo oggi, fra i 4 e i 3 milioni di anni fa abbiamo avuto un cambiamento climatico abbastanza radicale. Il clima è diventato molto molto caldo, molto più caldo di quello che è oggi. I nostri predecessori australopitechi vivevano sulle piante come gli scimpanzé e sulle piante dormivano e si nutrivano. Salendo le temperature, cambiando il clima, la foresta tropicale via via ha cominciato a perdere pezzi e ad essere sostituita dalla savana. Abbiamo avuto ciuffi di alberi separati da lunghi tratti di savana, cioè di erbe molto alte, e si pensa che gli australopitechi abbiano liberato le mani dalla necessità della deambulazione proprio per poter andare in cerca di cibo, cioè per spostarsi da un gruppo di alberi all'altro, attraversando questi spazi erbosi. Le erbe nella savana rimangono alte circa 1 metro, gli australopitechi erano alti poco più di 1 metro, e in modo da poter, abbiano imparato a correre, in modo da poter avvistare i predatori eventualmente in agguato fra le erbe della savana. Dava maggiore sicurezza, attraversando questi lunghi tratti erbosi, poter vedere sopra le erbe se c'era qualche grosso animale in agguato. Al tempo stesso camminare
un po' più veloce, correre un po' più veloce che non spostarsi a quattro zampe, non molto più veloce, solo un 20-30%, però può fare la differenza quando si affretta naturalmente, se si è inseguiti. Ora gli scimpanzé, i gorilla stanno in piedi anche loro, però quando si spostano camminano a quattro zampe appoggiando le nocche delle mani al terreno e le usano come gambe, insomma. Gli australopitechi hanno liberato le mani dalla necessità di camminare e questo è stato l'inizio della stessa evoluzione che ha portato all'uomo, perché liberando le mani, e questo è un discorso che va anche molto al di là del cibo, liberando le mani abbiamo potuto non solo usarle per qualcosa, lo facevamo già prima, ma si è stabilita tutta un'interfaccia tra il cervello e le mani, dove le mani diventano insieme un oggetto di riflessione, un soggetto per agire sul mondo. È un po' la stessa cosa che succede oggi se lavoriamo su un computer. Noi attraverso le mani interagiamo con uno schermo e il fatto di avere le mani libere ci ha permesso di fabbricare i primi strumenti. Parliamo di uomini nel momento in cui compaiono i primi strumenti di pietra. Sono delle pietre molto rozzamente scheggiate che servono per incidere la corteccia degli alberi e succhiare la linfa che ci può essere sotto in certi alberi, per scavare per terra e cavarne delle radici, per liberare dalle ossa la carne di un animale che è stato ucciso da un predatore. Perché i primi uomini, e questo per alcune centinaia di migliaia di anni, erano animali spazzini, principalmente vegetariani, cominciavano a nutrirsi anche di carne, ma non uccidevano loro gli animali, non erano in grado di farlo. Loro semplicemente si cibavano, come le iene o gli avvoltoi, e si cibavano di tutta la carne che i predatori lasciavano attaccata alle ossa della loro vittima, con però un vantaggio in più rispetto agli avvoltoi e alle iene. I primi uomini usavano queste pietre per spaccare le ossa ed estrarre il midollo dalle ossa e nutrirsi di quel midollo. Ora, il midollo è un alimento estremamente nutriente, ricchissimo di proteine e anche di altri principi nutritivi, tant'è vero che è molto apprezzato anche oggi, almeno in certe regioni del mondo. E in questo modo i nostri antenati umani, i primi uomini, si sono procurati una nicchia alimentare tutta loro, perché nessun altro animale, gli animali muniti di artigli e di denti, non sono in grado di accedere al midollo contenuto nelle ossa. Ci vuole giusto appunto una tecnologia particolare come quella che l'uomo cominciò a sviluppare fin dai tempi della sua comparsa. Il nuovo cibo deve essere diventato una molla nell'evoluzione. Noi vediamo il cervello umano aumentare da una dimensione, per darvi l'idea, uno scimpanzé ha circa 310 cm cubici di cervello nella scatola cranica, 330 diciamo, gli australopitechi ne avevano un 350. Il primo tipo umano Homo habilis ha circa 500 cm cubici di cervello. Gli uomini che seguono, l'Homo erectus, l'Homo ergaster, arrivano a 1000 cm cubici, siamo intorno a 1 milione di anni fa a questo punto, e poi via via il cervello continua a svilupparsi. Il Neanderthal è anche più grosso del nostro, arriva a 1600 cm cubici e poi alla fine si assesta su quei 1430-1450 cm cubici che sono dell'uomo moderno. Ora, il cervello, come ogni altro cambiamento nel nostro organismo, può cambiare a seguito di mutazioni casuali, però mutazioni casuali ne avvengono di continuo ad ogni generazione. Non è che diciamo, una mutazione che ti porta un cervello un po' più grande può essere molto utile, anzi lo è stato per noi uomini, però è utile solo se tu sai che cosa farci con questo cervello, come dire, se lo usi
per pensare, per costruire altri strumenti, perché se no un cervello più grosso è solo un peso in più da portarsi dietro, qualcosa da nutrire, qualcosa che ha bisogno di energia. Voglio dire che anche un cervello più sviluppato, se uno non lo usa, può essere del tutto inutile, e se è inutile non verrà certo favorito dall'evoluzione. Dopo l'invenzione delle pietre lavorate, l'uomo fa un'altra grande invenzione: impara a controllare il fuoco. Questo avviene, diciamo, intorno ai 2 milioni di anni fa, anche se le prime testimonianze archeologiche che abbiamo risalgono a 1.600.000 anni, però noi vediamo che a partire da 2 milioni di anni fa l'uomo dall'Africa orientale comincia a diffondersi nel resto d'Africa, in Europa e in Asia, e pensiamo che questa grande diffusione debba essere avvenuta perché già aveva il controllo del fuoco, anche perché ha raggiunto delle zone decisamente più fredde. Ora, il fuoco è importantissimo non solo per, che so, tenere lontani gli animali feroci, o riscaldarsi la notte, o fare luce, o a mille usi, perché si lavora la pietra, il legno, la pelle al fuoco, ma è fondamentale perché permette di cucinare il cibo, e cucinando il cibo lo si rende intanto molto più digeribile, poi molto più gustoso, e poi si ammazzano la maggior parte dei parassiti che uno troverebbe nel cibo crudo, soprattutto nella carne degli animali. Quindi vediamo aumentare la durata della vita, vediamo che questi uomini antichi vivono sui 20-30 anni rispetto a quei 15-20 anni assegnati agli australopitechi, che vivevano decisamente di meno. Il cibo ha certamente avuto una parte importante nello sviluppo dell'intelligenza e nella crescita progressiva del cervello. Dai tempi di Homo habilis ad oggi le dimensioni del nostro cervello sono aumentate di 2 volte e mezzo. Incidentalmente il controllo del fuoco potrebbe anche essere stato uno dei primi casi in cui lo sviluppo culturale umano ha orientato, indirizzato il suo sviluppo biologico. Questo è successo molte altre volte e continua a succedere, è successo in modo anzi sempre più intenso nel corso della storia dell'uomo, ma forse uno dei primi casi in cui la cultura ha influito sulla biologia è proprio dovuto al controllo del fuoco. Perché? Perché noi siamo l'unico mammifero nudo, l'unico mammifero terrestre che non sia coperto di pelliccia, ma lo siamo solo da un certo tempo in qua, non sappiamo esattamente quando abbiamo perduto il pelo. È possibile però che il pelo abbiamo perduto proprio per aver inventato il fuoco, cioè il fuoco è pericolosissimo per un animale coperto di pelliccia, e questo può avere favorito in modo molto vigoroso quelle mutazioni che portano alla perdita del pelo corporeo. Proseguendo la storia umana, nascono nuove invenzioni. Verso il 1 milione di anni fa vediamo comparire dei nuovi strumenti molto utili per la caccia, che ci dicono che l'uomo è diventato un cacciatore, e anche un cacciatore abbastanza impegnato. Compaiono dei coltelli bifacciali, cioè delle cosiddette amigdale, delle pietre lavorate in forma simmetrica per essere delle punte di lancia. Troviamo, a un certo punto cominciamo a trovare delle lunghe lance di legno, e le troviamo magari infilate tra le costole di un cavallo. Il legno sarà stato lavorato forse già dagli australopitechi, però non lascia tracce archeologiche, per cui le più antiche testimonianze che abbiamo risalgono a 400.000-500.000 anni fa, e sono ritrovamenti fortunatissimi, perché di solito il legno non dura più di qualche millennio. Vediamo che nel corso del tempo la dieta dell'uomo diventa più carnea, cambiano i denti e cambia l'intestino. Neanderthal, che ha occupato l'Europa e l'Asia occidentale per almeno 200-300.000 anni e che si è estinto intorno ai 30.000 anni fa,
era un grande cacciatore, e c'è anche chi sostiene che fosse pressoché esclusivamente carnivoro, molto più di quanto non lo si siano gli altri oggigiorno. Un bel cambiamento, se è vero che Neanderthal era soprattutto carnivoro, bel cambiamento rispetto alla dieta degli scimpanzé odierni e anche dei nostri predecessori, che è una dieta che al 70-80% si compone di frutta, per il resto di foglie, e in cui il cibo animale c'entra solo fra il 2 e il 4%, secondo le osservazioni fatte fra gli scimpanzé che vivono in natura, in libertà. L'uomo diventa onnivoro, e essere onnivori ha un grande valore di sopravvivenza. La forma della testa dell'uomo moderno, con i denti che sono posti sotto il cranio, direttamente sotto il cranio, come negli australopitechi, ma a differenza dagli altri primati dove i denti sporgono in avanti dalla bocca. E lo spesso strato di smalto che viene a ricoprire i nostri denti ci rendono adatti a masticare cibi duri, come semi, fagioli, radici. I denti anteriori sono adatti a cibarsi di foglie e di frutti. La struttura del nostro apparato intestinale ci rende intermedi fra gli erbivori e i carnivori. Se noi guardiamo oggi la dieta di una popolazione di cacciatori-raccoglitori ancora in esistenza, questo è un lavoro che è stato fatto sugli Hadza della Tanzania, si è visto che il loro cibo è all'80% vegetale, per un 20% è carneo, anche se apprezzano molto la carne, però è solo non più di un quinto della loro dieta. La carne è una scorciatoia metabolica perché è fatta di aminoacidi esattamente come le proteine che formano il nostro organismo, per cui troviamo praticamente il materiale da costruzione dell'organismo già pronto, fatto e finito, per cui non stupisce che sia stata apprezzata. Ora, l'uomo è vissuto di caccia, pesca e raccolta per quasi 2 milioni e mezzo di anni. L'agricoltura è un'invenzione recentissima, è stata inventata intorno ai 10.000 anni fa. L'esempio più antico che abbiamo oggi risale a 11.500 anni fa, ad Abu Huraira in Medio Oriente, vicino nell'alto corso dell'Eufrate. Fino ad allora l'uomo era vissuto sempre di caccia e raccolta. Questo significa una buona varietà alimentare, tante diverse fonti di cibo, avranno imparato anche dei metodi di conservazione, e il cibo, oltre a fornire nutrimento, forniva anche la medicina. Tutte le tradizioni di questo mondo sono ricche di rimedi assolutamente naturali e molto, molto efficaci. Da molti di questi rimedi si è avvantaggiata la medicina contemporanea, diciamo che sia il chinino per combattere la malaria o il curare usato in anestesia, una quantità di principi attivi in uso oggi non sono stati scoperti dai nostri scienziati, erano già stati scoperti da tante tribù di aborigeni e via via vengono riscoperti, osservati e posti in uso. 1.800.000 anni fa, e arriva fino al Mar della Sonda, fino all'estremo oriente. Una seconda volta fra i 700.000 e i 500.000 anni fa, quella che è conosciuta come Out of Africa 2, la seconda espansione umana, e una terza volta con l'uomo moderno, il quale compare sempre in Africa orientale intorno ai 200.000-180.000 anni fa, e già 120.000 anni fa più o meno, 110.000 lo troviamo in Medio Oriente. Poi il Medio Oriente non lo troviamo più, viene occupato dai Neanderthal, ma poi a partire da 60.000 anni fa cominciamo a trovare l'uomo moderno dappertutto fuori dall'Africa, e progressivamente colonizza il mondo intero.
nell'arco di 50.000 anni, dall'Africa arriva fino alla punta estrema meridionale delle Americhe, che non erano mai state occupate prima dall'uomo. 11.000 anni fa noi sappiamo che tutto il pianeta è stato raggiunto e popolato, tranne l'Antartide, ma tutte le altre terre emerse, praticamente quasi tutte, perché poi le isole del Pacifico saranno occupate solo negli ultimi millenni. Prima di Homo sapiens non avevamo mai avuto più di qualche centinaio di migliaia di esseri umani. Con Homo sapiens, a partire da una tribù che conta forse solo 1 migliaio di individui, vediamo che in 100.000 anni la popolazione umana aumenta di 1000 volte, passa da qualche migliaio a qualche milione di individui. Nei 10.000 anni successivi, dopo l'invenzione dell'agricoltura, aumenteremo di nuovo di numero di 1000 volte, stavolta solo in 10.000 anni, e passeremo da qualche milione a qualche miliardo, come siamo oggi. A questa crescita demografica, che è un segno di grande successo riproduttivo, diciamo, avviene molto lentamente nell'arco di parecchi millenni, ma ci dice anche, e ne abbiamo indirettamente delle conferme genetiche molto robuste, che gli uomini si sono espansi per il mondo proprio perché continuavano a crescere di numero e avevano bisogno di colonizzare nuovi territori per trovare il necessario nutrimento. Tenete presente che la densità di una popolazione di cacciatori-raccoglitori è una densità bassissima. Per nutrire una persona ci vogliono circa 10 km quadrati di territorio. Quindi, diciamo, un gruppo di 100 persone avrà bisogno di 1000 km quadrati. In una regione si è visto che, ad esempio in Tasmania, che ha più o meno la stessa superficie dell'Inghilterra, sia la Tasmania, che è a sud-est dell'Australia, sia l'Inghilterra, quando erano abitate da cacciatori e raccoglitori, avevano una popolazione di circa 10.000 persone. E non solo il cacciatore-raccoglitore ha bisogno di molto spazio intorno per raccogliere e cacciare il cibo, ma ha anche bisogno di muoversi, è sempre un nomade o un seminomade, si ferma magari per un mese in uno stesso luogo, però una volta che ha cacciato gli amaceri intorno e raccolto i vegetali, deve muoversi più in là per trovarne di nuovi, e comunque deve stare molto attento a non fare fuori tutti gli animali o a non raccogliere tutti i vegetali, una cosa che oggi abbiamo, ahimè, perduto, perché vedo che in questi anni, che proprio qui in Liguria, questi anni che è tornato di moda, diciamo, raccogliere delle piante allo stato selvatico, mi è capitato camminando sulle colline qui intorno di trovare degli enormi mazzi di asparagi selvatici meravigliosi e di notare che chi li aveva trovati prima di me li aveva portati via tutti. Un errore colossale, uno deve sempre lasciarne qualcuno per ritrovare il mazzo l'anno successivo, ma abbiamo così perso il contatto, diciamo, con la vita allo stato naturale da compiere questi errori grossolani. Il fatto che avesse questo grande successo riproduttivo l'uomo moderno non vuole dire che abbia sempre però mangiato in abbondanza, e la mancanza di cibo, là dove quando mancava, è stato indubbiamente uno dei grandi ostacoli invece all'evoluzione umana, che per altri versi è stata proprio promossa dal fatto di poter accedere a questa grande varietà di cibi. E in particolare noi vediamo che una volta che termina l'ultima glaciazione dura all'incirca dai 108.000 fino ai 12.000 anni fa. L'ultima impennata con fasi un po' più calde, fasi più fredde, l'ultima fase glaciale va più o meno dai 22.000 ai 12.000 anni fa. I ghiacci coprono tutta l'Europa, la spaccano letteralmente in due, coprono anche il nord Italia. In questi 10-12.000 anni gli scambi fra
l'est e l'ovest sono ridottissimi, anzi probabilmente vengono quasi a cessare, e le popolazioni umane rimaste in Europa si ritirano in quelli che chiamiamo dei rifugi interglaciali. Ce n'è uno importante in Spagna, ce n'è un altro nel sud della Francia, ce n'è un altro probabilmente più piccolo nei Balcani. Quando la glaciazione è a termine, però, il clima cambia abbastanza rapidamente. Con il clima cambiano le specie vegetali più diffuse rispetto a prima e durante la glaciazione, e cambiano anche le specie animali che se ne nutrono. In queste mutate condizioni le popolazioni umane cominciano a riprodursi vigorosamente, cioè la potenza della riproduzione è qualcosa di cui di solito non ci rendiamo conto, ma un gruppo umano, se le condizioni sono favorevoli, può aumentare di 10 volte in 100 anni, anche di più. Vuol dire passare da 1000 a 10.000 persone in 100 anni. È facile rendersi conto che è un aumento abbastanza impressionante. Se parliamo invece di batteri, per darvi l'idea di quella che chiamo la potenza della riproduzione, se noi pigliamo un batterio che si riproduce ogni 20 minuti, come un Escherichia coli che vive nel nostro intestino, e ne abbiamo miliardi, ognuno di noi nell'intestino, ogni 20 minuti forma una copia di se stesso. Ora, se uno prendesse un singolo batterio di Escherichia coli e gli permettesse di riprodursi, diciamo, illimitatamente ogni 20 minuti, nel giro di un giorno e mezzo avremmo una massa di batteri grande quanto l'intero pianeta Terra. E questo vi dà un'idea di cosa vuole dire la potenza di riproduzione, visto che un batterio è del tutto invisibile ad occhio nudo. Questo non succede mai semplicemente perché manca il cibo, cioè un batterio può riprodursi anche lui solo finché trova da mangiare, se non ha più da mangiare la storia è finita lì. Con la fine della glaciazione e l'aumento della popolazione umana, gli uomini si trovano presto messi alle strette. Presto, dopo qualche secolo, dopo qualche millennio, dipende dalle regioni del mondo. Messi alle strette perché non c'è più cibo a sufficienza per tutti, per nutrire una popolazione così vasta. Le Americhe vengono occupate a partire dalla Siberia in un qualche momento fra i 20.000 e i 15.000 anni fa, e secondo alcuni l'occupazione delle Americhe è avvenuta giusto inseguendo i branchi di mammut di cui certe tribù umane si nutrivano. Era il loro cibo fondamentale. Voi capite che da un mammut una piccola tribù può vivere per molto tempo su un solo mammut, e perché i mammut viaggiano in branchi ed erano diventati bravi a catturarne anche decine per volta, si sono trovate delle capanne antiche di 40.000 anni e più, costruite con le ossa di decine di mammut, per intenderci, e alcuni pensano che giusto seguendo i branchi di mammut gli uomini abbiano attraversato lo stretto di Bering, che allora era coperto dai ghiacci, siano penetrati nelle Americhe e che abbiano inseguito i mammut nel nuovo continente fino a sterminare anche l'ultimo, perché bisogna dire che a partire da circa 35.000 anni fa l'uomo comincia a portare all'estinzione tutti i grandi mammiferi della preistoria, che sia la tigre dei denti a sciabola, il mammut, l'orso delle caverne o tanti altri animali, sono tutti stati estinti dall'uomo. I grandi uccelli sensali della Nuova Guinea, che erano privi d'ali perché non avevano predatori, quando l'uomo arriva in Nuova Guinea intorno ai 35.000 anni fa, scompaiono nel giro di pochi millenni. In questi migliaia di anni dopo la fine della glaciazione, ad esempio nel sud dell'Europa troviamo popolazioni assolutamente denutrite, gente che si capisce che non riusciva, avevano enormi difficoltà a procurarsi del cibo. È a questo punto che viene inventata l'agricoltura. È probabile che gli uomini conoscessero da moltissimo tempo il ciclo riproduttivo delle piante,
però non avevano mai avuto bisogno di cominciare a seminarle. Invece, a partire da quelle regioni del mondo che sono le più favorite come flora, fauna, quindi quelle dove l'uomo è più aumentato di numero, quindi il Medio Oriente, l'agricoltura nel giro di qualche millennio viene inventata indipendentemente, per quanto ne sappiamo, in più parti del mondo. Verso intorno a 11.000 anni fa compare in Medio Oriente e si diffonde dappertutto nella regione. Intorno ai 9.000-8.000 anni fa compare in Cina, in Nuova Guinea compare del tutto indipendentemente, in America centrale e meridionale compare intorno ai 6.000-5.000 anni fa. In ogni regione del mondo, nel momento in cui diventa necessario nutrire una popolazione sovrabbondante, si cominciano a coltivare quelle piante che già prima si raccoglievano allo stato selvatico e ad allevare quegli animali a cui prima si dava la caccia. Naturalmente solo i più docili tra questi animali, nessuno ha mai addomesticato il rinoceronte, ma le capre, le pecore e poi le mucche si sono lasciate allevare, e questa è stata la più grande rivoluzione della storia umana. Ha portato una serie di conseguenze a catena. Gli uomini diventano sedentari, nascono villaggi, nascono le prime città. Già 8.000 anni fa troviamo città con 5.000 abitanti, 6.000 anni fa, 5.000 anni fa troviamo città da 50.000 abitanti, e nascono le prime civiltà. Naturalmente il termine civiltà ha alla sua radice la parola città, perché la civiltà è quella sviluppata dal cittadino. E nascono molte altre novità sconosciute in tutti i 2,5 milioni di anni precedenti di storia, come la proprietà privata che è sconosciuta fra cacciatori e raccoglitori, i quali fra l'altro, muovendosi spesso, non possono permettersi di portarsi dietro grandi pesi, si portano dietro quello che serve per vivere. Fra i pigmei, per dire, l'uomo si porta dietro la rete da caccia, la lancia, coltello o gli altri strumenti, la donna porta quei pochi utensili che usano per cucina e si porta in spalla l'ultimo nato. Una conseguenza di questo è che i pigmei, ad esempio, sono fra i pochi cacciatori e raccoglitori ancora esistenti, distanziano le nascite, le distanziano di 4 anni l'una dall'altra, perché in questi frequenti spostamenti in foresta è necessario che il penultimo nato sia già in grado di camminare dietro i genitori. Non possono portarsi dietro 2 bambini, ma solo uno per volta, bisogna che sia in grado di camminare, per cui i pigmei, come tutte le altre popolazioni cacciatori e raccoglitori, hanno un attentissimo controllo delle nascite che esercitano in numerose maniere. L'invenzione dell'agricoltura porterà anche la divisione del lavoro tra cacciatori e raccoglitori. Ognuno sa fare tutto. Chi è più bravo a fabbricare strumenti di pietra li fabbricherà anche per gli altri, chi è più bravo a cacciare divide la preda con chi è meno bravo, si riserva solo la parte migliore. Però non esistono gerarchie, non esistono leggi, non esiste, le questioni vengono discusse in comune nell'accampamento. Tipicamente i cacciatori e raccoglitori vivono in bande di 25-30 persone che si raccolgono in tribù che hanno 500.000 persone, sempre piccoli numeri. E con l'invenzione dell'agricoltura però cambia anche la demografia umana, perché mentre il cacciatore e raccoglitore deve tenere i suoi numeri molto contenuti, e notate che ad esempio citati i pigmei, fra i pigmei nell'arco della vita fertile della donna, distribuendo le nascite a 3-4 anni l'una dall'altra, una donna mediamente 5 figli nell'arco della vita. Di questi 5 figli 3 muoiono prima di raggiungere l'età riproduttiva, sono solo 2 che si riproducono, per cui la popolazione rimane più o meno stabile o aumenta molto lentamente.
molto lentamente, anche se appunto in 100.000 anni da qualche migliaio passiamo poi a qualche milione di persone, però l'aumento è molto lento nel tempo. Per l'agricoltore le cose non stanno così, può permettersi di avere più figli, tanto perché l'agricoltore è sedentario, poi perché intorno c'è tutta la terra da coltivare, se vogliamo, all'inizio, e avere più figli può nutrirli e significa avere più braccia che lo aiuteranno nel lavoro dei campi o nell'accudimento degli animali. Per cui una volta che nasce l'agricoltura, là dove nasce si verifica di nuovo lo stesso fenomeno che si era verificato con la caccia e raccolta da quando era comparso Homo sapiens. La popolazione umana continua ad aumentare. Continua ad aumentare, mano a mano che aumenta diventa necessario occupare nuovi territori, coltivare nuovi campi, allevare nuovi animali. E noi vediamo questa irradiazione, diciamo, della popolazione degli agricoltori avvenire ad esempio dal Medio Oriente, che è il più meglio conosciuto, il più studiato da noi. Vediamo gli agricoltori diffondersi in tutte le direzioni. Quelli che vanno verso l'Anatolia e poi verso l'Europa colonizzeranno tutta l'Europa coprendo 5.000 km nell'arco di 5.000 anni, quindi con un avanzamento che è mediamente di 1 chilometro all'anno. Si estendono alla stessa stregua verso il Pakistan, si estendono a sud e popolano il Nord Africa, si estendono a nord, superano il Caucaso, raggiungono la steppa. Nella steppa le granaglie mediorientali, il frumento, l'orzo, non riescono a competere con le erbe della steppa, che sono fra i vegetali più vigorosi che esistano in natura, per cui però questi agricoltori nella steppa scoprono il cavallo selvatico, lo addomesticano, si trasformano in allevatori di cavalli, allevatori nomadi, perché un cavallo non si può trasportare parecchio, ed è una di quelle altre, diciamo, svolte della storia umana. Per questi allevatori nomadi svilupperanno i metalli, prima il bronzo, poi il ferro, inventeranno la ruota, inventeranno il carro da guerra e crescendo molto di numero si riverseranno di nuovo nel Medio Oriente, lo occuperanno per intero fino all'Egitto, si riverseranno in Europa. Le invasioni europee che hanno portato praticamente tutte le lingue che parliamo oggi in Europa, quasi tutte, si riverseranno verso Oriente, occuperanno tutta l'India del Nord. Un altro di questi grandi movimenti della storia. Ora notate che con l'invenzione dell'agricoltura cambia moltissimo anche nella dieta umana e non cambia in bene, per così dire, perché la dieta degli agricoltori diventa molto più povera rispetto alle diete dei cacciatori-raccoglitori. Nei villaggi, nelle città diventa necessario approvvigionare migliaia e decine di migliaia di persone, ma i metodi di conservazione che noi usiamo oggi mancano, per cui il cibo è monotono, non è più vario, si mangia sempre la stessa roba, ha magari una cattiva conservazione, quindi è pure tossico, e le condizioni igieniche nelle città sono perfide. Il risultato è che nella città, dalla loro origine fino a tempi recentissimi, muore più gente di quella che vi nasca. Questa è una tendenza che notiamo in tutto il mondo fino a pochi decenni or sono praticamente. Muore sempre più gente di quella che nasce. Con tutto questo le città continuano sempre ad aumentare di numero per via dell'immigrazione da fuori dei nuovi arrivati, perché come si diceva nel Medioevo italiano, l'aria di città rende liberi. La stessa cosa con termini diversi viene detta oggi in Nigeria, che ne so, in quei immensi concentrati umani che sono città come Lagos, per dire. Tant'è vero che nascerà presto, e la troviamo nelle letterature di tutto il pianeta, la nostalgia dell'età dell'oro, la nostalgia per un'età
quando la natura offriva spontaneamente tutto ciò di cui vi era bisogno. E non bisognava lavorare così duro per procurarsela, perché il lavoro dell'agricoltore è un lavoro durissimo. L'agricoltore lavora piegato in due sulla terra la maggior parte della giornata. Il cacciatore e raccoglitore invece si diverte. La caccia è un divertimento pazzesco a chi la sa praticare, tant'è vero che ancora oggi, che non ci sono più animali da cacciare, però c'è chi comunque ci prova, no? Magari si alleva di fagiani per liberarli la settimana prima della stagione e potergli sparare. Notate quanto cambia il tempo passato a procurarsi il cibo. Per gli scimpanzé, dicevo prima, fra cercarlo e mangiarlo occupano praticamente un 80% del tempo per il cibo. I cacciatori raccoglitori invece non occupano più di un terzo del loro tempo per procurarsi il cibo, e il resto del tempo lo passano naturalmente a consumarlo, ma a chiacchierare, a procurarsi strumenti. Amano moltissimo parlare, si raccontano storie, inventano storie, ballano, cantano, suonano, fanno una vita di cui loro sono contentissimi, tant'è vero che tutti i tentativi fatti negli ultimi decenni per costringere i cacciatori e i raccoglitori rimasti a sedentarizzarsi, per lo più a fini fiscali, per vedere di spremerli in qualche maniera, hanno tutti incontrato la resistenza dei cacciatori e raccoglitori nelle aree del mondo. Lo stesso vale incidentalmente per gli allevatori nomadi, i quali pure hanno una vita per certi aspetti molto gradevole. Il contadino invece passa, o almeno passava, però è così anche oggi per chi lavora la terra, la massima parte del suo tempo per procurarsi il cibo, fabbricare gli attrezzi, tutto quello che serve. Oggi nella civiltà, diciamo, post-industriale, per molti il tempo dedicato alla nutrizione è il tempo magari solo del panino al bar o della cena da freezer che uno si infila nel forno la sera. In Italia non è così, perché per noi il cibo è sempre stato un culto, poi intorno al cibo si riunisce la famiglia, per cui il momento della tavola è il momento sacro di una società laica come noi di fatto siamo. Però se voi andate ad esempio negli Stati Uniti, dove questa tradizione non c'è, la gente mangia, come dire, poco, rapidamente e per lo più assai male. Tant'è vero che i problemi, diciamo, che sia l'obesità, che sia il diabete, che sia malattie cardiovascolari, sono devastanti negli Stati Uniti per la loro diffusione nella società. Ora, questo è uno dei tanti esempi della doppia faccia delle invenzioni che contrassegnano il progresso umano, perché così come il coltello affilato mi può permettere di tagliare la carne di un animale morto, ma mi può permettere anche di ammazzare un'altra persona, così vediamo che lo sviluppo dell'agricoltura permette la crescita delle città, permette che compaiano le prime civiltà, permette un enorme aumento della popolazione umana, cosa che in termini di specie, naturalmente ogni specie cerca di aumentare di numero, no? Quindi cose che possiamo vedere come delle forme di progresso, però al tempo stesso lo sviluppo dell'agricoltura ha peggiorato la dieta e lo stato di salute. L'irrigazione, che è comparsa già nei primi millenni dopo lo sviluppo dell'agricoltura, che ha permesso di moltiplicare di molte volte il prodotto dei campi, ha portato cibo in abbondanza, ma ha portato anche le zanzare, e con le zanzare è arrivata la malaria. Il fatto di produrre granaglie e poi naturalmente conservarle ha portato i topi negli accampamenti agricoltori. Insieme ai topi sono arrivate malattie come la peste. Gli animali di allevamento ci hanno fornito cibo, per millenni abbiamo convissuto con questi animali di allevamento, ci hanno portato anche tutte le malattie infettive
che fino a tempi recenti sono stati fra i grandi pericoli per la salute e per la vita umana. Ora, questa scarsa varietà, cattiva conservazione, mancanza di igiene ha portato un'alta mortalità, come dicevo, nelle città, via via rimpolpate dall'immigrazione. Una popolazione in continua crescita, come è stata la popolazione umana per 10.000 anni, è pure soggetta a frequenti carestie, e queste carestie portano, teniamo presente che in generale ogni volta che, se parliamo di popolazioni umane, ogni volta che un gruppo umano ha un aumento numerico che lo porta a superare i limiti consentiti dall'ambiente di vita, quello che gli ecologi chiamano la capacità portante dell'ambiente, la natura interviene e raddrizza la situazione riportando i numeri ad una quantità, insomma, riportando i numeri a qualcosa di compatibile con l'ambiente, e lo fa in 3 modi molto semplici e diretti: sono le carestie, le epidemie e le guerre. Nelle città vediamo che l'attesa di vita alla nascita nei primi millenni scende sotto i 20 anni, dopo che tra cacciatori e raccoglitori era decisamente aumentata parecchio. L'attesa di vita resterà poco sopra i 20 anni in tutto il mondo fino a tempi molto molto recenti. Parlo di attesa di vita alla nascita. Poi chi arriva a 20 anni magari arriva anche a 30 o 40, abbiamo avuto persone che sono arrivate a 60-70 anni, anche tra i Neanderthal, e anche nella nostra storia abbiamo persone arrivate a 90, anche a 100 anni, mantenendo un grande vigore fisico ed intellettuale, anche se sono abbastanza eccezionali. La cattiva qualità e la carenza di cibo sono stati un grosso ostacolo all'evoluzione. L'aumento della durata della vita, che è passato da questa attesa di 20 anni alla nascita agli 80 anni di speranza di vita, che sono diffusi oggi nei paesi più sviluppati, è qualcosa degli ultimi 200 anni. Al principio del 1800 ancora in un paese come l'Italia erano 3 bambini su 5 quelli che arrivavano fino all'adolescenza. In questo modo nutre i suoi soldati, non solo, ma li può spostare molto rapidamente in giro per l'Europa, ed evita l'insorgere di epidemie, in parte, diciamo, epidemie che invece negli eserciti avversari mietono, fanno una strage, per cui diventa parte della sua strategia di generale, di conquistatore. Lo stesso Napoleone fa vaccinare contro il vaiolo tutto il suo esercito già nel 1804. La cosa funziona bene, nel 1806 fa vaccinare tutta la popolazione francese. L'applicazione di regole fondamentali di igiene che avverrà nel corso dell'Ottocento. Tenete presente che ancora nel 1860 i medici, gli ostetrici che aiutano le donne a partorire non si lavano le mani prima del parto, e per convincerli a lavarsi le mani occorreranno circa 20 anni da quando le ricerche hanno dimostrato che se l'ostetrico si lava le mani, la mortalità della puerpera e del neonato crolla. Migliora la qualità del cibo, la disponibilità, nasce poi la medicina. La medicina moderna comincia a nascere verso la fine dell'Ottocento, poi fra le 2 guerre compare anche la medicina contemporanea, e quella naturalmente salva moltissime vite. Ora, tenete presente anche alcuni fattori relativi all'influenza che il cibo ha avuto sulla nostra biologia.
Uno dei più clamorosi, importanti, è stato lo sviluppo della tolleranza al lattosio. Il lattosio è lo zucchero contenuto nel latte, è uno zucchero formato da due zuccheri fondamentali, il glucosio e il galattosio, se ricordo bene, e il lattosio va scisso nel nostro organismo, va scisso nelle due molecole che lo compongono, onde poter sfruttare l'energia che ci fornisce. E il latte naturalmente è un ottimo alimento. Ora, tutti i mammiferi vivono di latte al momento della nascita e tutti i mammiferi, una volta che è finito lo svezzamento, perdono la capacità di degradare il lattosio, quindi di digerire il latte, quindi di utilizzare l'energia del latte. In una popolazione di allevatori stanziata dalle parti dei monti Urali intorno a 6.000 anni fa, avviene una mutazione che rende possibile utilizzare il lattosio anche dopo la fine dello svezzamento. In termini tecnici è una mutazione molto semplice, diciamo, c'è un gene nel nostro organismo che consente di digerire il lattosio, finito lo svezzamento c'è un interruttore che spegne questo gene, il quale probabilmente avanti non funziona più, in effetti probabilmente in avanti il latte non è più disponibile in natura, no? Questa mutazione cosa fa? Semplicemente inattiva quell'interruttore che spegneva la produzione di lattasi, che è l'enzima che digerisce il lattosio, per cui l'organismo continua a produrre lattasi. Chi dispone della mutazione può consumare il latte anche dopo lo svezzamento. Voi capite che questo è prezioso per una popolazione che alleva renne, probabilmente in questo caso, e può nutrirsi del loro latte, tant'è vero che questa popolazione ha un grande sviluppo, raggiunge tutta l'Europa del Nord e anche l'Europa centrale, e oggi che sono passati 6.000 anni vediamo che in Svezia quasi il 100% delle persone sono in grado di digerire il latte da adulti, una percentuale che scende in Europa centrale, in Nord Italia si avvicina al 60%, in Sicilia credo sia più bassa, intorno al 40%, nel resto del mondo ci sono alcune popolazioni di pastori africani in cui sono avvenute altre mutazioni che hanno avuto lo stesso effetto, per cui sono in grado di consumare il latte anche da adulti, sono pastori, ne hanno un vantaggio. Nel resto del mondo le persone non sono in grado di digerire il latte. Se voi andate in Cina e cercate del latte, intanto non ne troverete e poi vi diranno che il latte non è un alimento adatto all'adulto, ma solo al bambino, per forza, perché l'adulto non lo può digerire. Però la tecnologia umana interviene anche in altre maniere, ad esempio fino dagli inizi trattando il latte con batteri, producendo yogurt, producendo formaggi, in cui in misura variabile la maggior parte del lattosio viene degradato dalla fermentazione, per cui possono essere digeribili anche per chi non è in grado di produrre la lattasi da adulto. Questa parte è una cosa che dovrebbe essere insegnata ovunque nelle scuole, perché molte persone non sono in grado di digerire il latte, ma magari sono bambini e i genitori dicono no, tu devi bere il latte perché il latte ti fa bene. Col cavolo che il latte ti fa bene, se non lo digerisci il latte non ti fa affatto bene, no? E questo vale anche per molti adulti, i quali non capiscono perché non riescono a digerire il latte e così. In realtà se uno non è in grado biologicamente di produrre la lattasi, come appunto una buona parte anche della nostra popolazione italiana, oggi c'è un rimedio semplicissimo, insomma magari gli piace, che so, mangiare la panna o un alimento che contiene del latte, uno prende in farmacia un tubetto di pastiglie di lattasi, ne manda giù uno o due prima del pranzo, a quel punto ha la lattasi nello stomaco, provate pastiglie, e questa provvede a degradare il latte, per cui lui può cibarsi ugualmente di alimenti lattei, anche se l'organismo non sarebbe in grado da solo di digerirli. Un altro, e questo è uno di quei casi in cui le invenzioni umane, la cultura umana ha indirizzato la nostra biologia,
poter consumare latte per queste popolazioni pastori è stato utilissimo. Il latte è ricco di grassi, vivevano fra l'altro in ambienti freddi, e in ambienti freddi il latte è ancora più utile che non in ambienti caldi come lungo le coste del Mediterraneo. Un altro di questi casi in cui la nostra cultura ha modificato la nostra biologia lo vediamo nel fatto che noi europei abbiamo tutti la pelle bianca o comunque chiara. Siamo l'unica popolazione al mondo ad avere la pelle bianca, le altre sono variamente più scure. Adesso mi dicono che anche i Neanderthal erano molto chiari di pelle, e questa è sempre un'interessante scoperta, ma diciamo avrà avuto altre origini. La ragione per cui noi abbiamo la pelle bianca oggi viene vista nel fatto che quando gli agricoltori hanno popolato l'Europa, in quei 5.000 anni in cui sono diffusi dall'Anatolia fino all'Inghilterra, vivevano prevalentemente di frumento e di vegetali. Il frumento non contiene vitamina D. La vitamina D è fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle ossa. In assenza di vitamina D insorge il rachitismo. Il rachitismo non permette uno sviluppo normale dell'individuo, anzi, se è grave, non gli permette nemmeno uno sviluppo, perché uno muore prima di raggiungere l'età adulta. Ora, il frumento non contiene vitamina D, contiene però un precursore della vitamina D, l'ergosterolo, il quale sotto l'azione dei raggi del sole si trasforma in vitamina D. Per cui questi agricoltori, selezionando per selezione naturale quelle mutazioni che tendevano a schiarire il colore della pelle, questi sono casi in cui la selezione naturale ha un effetto molto, molto forte, molto veloce. Il colore della pelle può cambiare in appena 1000, 1500, 2000 anni, per dire tempi brevissimi sulla scala biologica. E sviluppando un colore bianco di pelle, i raggi del sole riescono a penetrare sotto la pelle, a raggiungere il sangue, sotto l'azione dei raggi solari l'ergosterolo si trasforma in vitamina D ed uno può avere una crescita normale anche se non ha una fonte diretta di vitamina D. Per darvi l'idea, se andiamo dal nord della Svezia fino al sud della Sicilia, noi vediamo quasi, diciamo, ogni pochi chilometri vediamo cambiare di continuo il colore della pelle. Nel nord della Scandinavia sono pallidi come fantasmi le persone, invece nel sud della Sicilia tendono ad essere abbastanza colorati, e c'è questa gradazione continua che corrisponde anche alla differente insolazione in questi paesi. Naturalmente in Scandinavia i raggi del sole arrivano molto più obliqui che non in Sicilia. Gli eschimesi però, che vivono più a nord degli scandinavi, perché sono stanziati tutto intorno al circo polare artico, sono rimasti scuri di pelle, non scuri come un africano che vive sotto il sole dei tropici. Lì è un'altra ragione per cui la pelle diventa così nera, è perché è necessario produrre tantissima melanina per proteggersi dai raggi del sole, che se no creano facilmente malattie mortali, come il melanoma tipicamente. Gli eschimesi sono rimasti scuri per il semplice fatto che sono rimasti sempre cacciatori raccoglitori, o meglio pescatori più che cacciatori, e vivono prevalentemente di foche e di pesce. Il fegato del pesce è fra le sostanze al mondo più ricche di vitamina D, per cui introducendo sempre quantità abbondanti di vitamina D con la dieta, gli eschimesi non hanno mai avuto bisogno di selezionare un colore di pelle chiaro. Oggi abbiamo di nuovo un problema in qualche modo analogo a quello che gli uomini hanno dovuto affrontare alla fine dell'ultima glaciazione, nel senso che siamo diventati in troppi rispetto alla disponibilità di cibo.
ma non rispetto alla disponibilità di cibo in assoluto, che qui è da qualche anno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel mondo si produce più cibo di quello di cui ci sarebbe bisogno, no? Però sappiamo che questo cibo non raggiunge gli affamati. Diciamo, il problema qui non è di produzione ma di distribuzione, però la società umana oggi come oggi è fatta così, che il cibo raggiunge solo circa una metà della popolazione, una parte di questa ce ne arriva fin troppo e magari le nostre malattie sono malattie da superconsumo e per altri è troppo poco. Ora, da questo diciamo, ci sono più modi in cui si può venire fuori. E prima di tutto bisogna dire una cosa fondamentale: ormai sono 15 anni che gli scienziati ci dicono concordemente che se vogliamo mantenerci in buona salute dobbiamo affamare le nostre cellule. Una cellula che è poco nutrita è una cellula attivissima, una cellula pronta a svolgere qualsiasi tipo delle sue attività e mantiene un organismo nelle condizioni migliori, mentre una cellula sazia o troppo sazia è una cellula pigra che facilmente sviluppa malattie degenerative, che può dare origine a una quantità di problemi. Per cui diciamo che dal punto di vista della nostra stessa salute ci converrebbe imparare a mangiare pochissimo, poi il contrario, quello che invece avendo una certa abbondanza alimentare portata dall'industria, dall'aumento del benessere, di questi decenni così, tendiamo tutti piuttosto a dover poi combattere contro l'obesità, l'esatto contrario. Ed è da dire che se uno mangiasse come mangiavano tradizionalmente i giapponesi, che incidentalmente non a caso sono la popolazione che vive più a lungo al mondo, allora hanno un'attesa di vita al nascita tra gli 83 e gli 85 anni, è sempre diversa tra maschi e femmine, le femmine vivono un po' più a lungo dei maschi, ma i giapponesi tradizionalmente si sono sempre nutriti di riso, di pesce e di vegetali. Quando poi il giapponese, magari sanissimo, si trasferisce in California e comincia a mangiare come gli americani, dopo 2 o 3 anni anche lui comincia a soffrire delle malattie, la sovralimentazione di cui soffrono gli americani. Però come dieta di base è eccellente. Incidentalmente come nazione l'ordine di chi vive più a lungo è prima Andorra, che però sono credo 500.000 persone, poi c'è il Giappone, l'Italia è in terza posizione. Se però andiamo a vedere la Toscana batte anche il Giappone come durata della vita, e su questo si possono fare vari ragionamenti, ma probabilmente una delle ragioni per cui in Toscana si vive più a lungo è che il cibo è sempre stato cotto, diciamo, alla piastra, senza friggere, senza usare l'olio, usandolo sì ma crudo, no? Quindi in un modo molto semplice e pulito, e anche che la cucina tradizionale toscana è una cucina a base vegetale con un contributo di carne naturalmente, però limitato. Diciamo che mangiare di meno vorrebbe dire più salute per tutti e più possibilità di far arrivare il cibo a tutti quanti, però qui dipende dai meccanismi di distribuzione, insomma qui è come la questione delle migrazioni, uno dice milioni di persone che si riversano sull'Europa, è del tutto naturale, se non hanno da mangiare a casa loro, se a casa loro li bombardiamo, dove possono arrivare? Possono solo cercare di arrivare da noi dove c'è cibo e ci sono pure le armi incidentalmente, ma il fatto di aiutare le popolazioni dei paesi del sud del mondo a sviluppare delle condizioni plausibili, accessibili, diciamo, delle condizioni di vita, delle condizioni di nutrizione, delle condizioni di lavoro che gli permettano di restare a casa propria
è qualcosa che a quanto pare la comunità internazionale non ha alcuna intenzione di affrontare. Fanno i Frontex per difendere le frontiere, ma non pensano che il modo migliore di limitare il flusso migratorio è consentire alla gente di abitare a casa loro. A parte questa considerazione, in quello che mangiamo oggi bisogna diventare molto discriminanti, nel senso che anche se la produzione industriale del cibo lo ha reso disponibile, anche sono tanti modi di conservarlo a lungo e è meno costoso, può essere passato e così via, però dobbiamo tenere presente che buona parte della carne che si mangia è tossica non perché sia marcia, ma per via degli ormoni, degli antibiotici con cui sono stati nutriti gli animali che l'hanno procurata, che buona parte delle verdure presentano problemi simili per via dei pesticidi, dei vari veleni con cui vengono allevate, che i trattamenti industriali aggiungono tutta una serie di elementi nel cibo che per darvi l'idea, già 50 anni fa l'americano medio mangiava più di mezzo chilo di conservanti all'anno. Ora mezzo chilo di conservanti non è che ci aiuta a diventare come la mummia di Tutankhamen quando saremo morti, semplicemente, invece sì, ha scoperto che... ah beh, allora hanno scoperto un segreto di mummificazione. Purtroppo sì, è stato scoperto che ormai non... I conservanti fanno bene. Ma insomma, fan bene Io preferisco non mangiare. No, fan bene da morte. Fan bene da morte. Comunque diciamo, il problema oggi è nella cattiva distribuzione del cibo, sia a livello planetario sia nella dieta individuale. E la nuova sfida è quella di come nutrire l'umanità in modo efficace. Adesso c'è l'Expo a Milano che si chiama Nutrire il pianeta, energia della vita, un bellissimo slogan, però non ci sono ancora stato, ma da quello che sentite è semplicemente una specie di mercatino, di bancarella, che invece di essere il mercatino rionale è il mercatone planetario, però diciamo non nutrirà il pianeta, nutrirà le persone che mangeranno i 200 milioni di pasti che pensano di vendere da qui fino a settembre. Io mi fermo qui e per lasciare spazio alla domanda. Vabbè, abbiamo ancora pochi minuti, però se qualcuno vuol fare qualche domanda, altrimenti vista l'ora possiamo anche chiudere, però se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda. Volevo sapere una cosa, la mutazione genetica che è avvenuta in quella popolazione Negli Urali è dovuta perché quella popolazione mangia quel tipo di cose sempre e poi nel tempo hanno la mutazione. No. E questa è una cosa importante capire. Le mutazioni sono tutte perfettamente casuali e sostanzialmente imprevedibili. Noi non sappiamo mai quando avverrà una mutazione. Sì, ci sono mutazioni che sono più frequenti, altre che sono più rare. La questione della mutazione è semplicissima. Ogni volta che una cellula forma una copia di se stessa, e questo succede di continuo, i nostri organi interni, la nostra pelle, il nostro sangue, i nostri rinnovano di continuo,